Buongiorno, io mi chiamo Filippo Ruvioli, sono il presidente di un'associazione di volontariato che ho creato insieme a mia moglie e che coinvolge tutta la mia famiglia. Siamo io, mia moglie, il figlio più grande che è Sebastiano e il nostro secondo figlio che è Orlando, che oggi ha 4 anni, che è affetto da una patologia genetica molto rara, di cui non si conosce nulla, della quale non c'è nessun tipo di bibliografia in campo medico e che quindi ci lascia parecchie perplessità e molti dubbi sullo sviluppo che Orlando potrà raggiungere in termini di autonomie personali, in termini di relazione con la società e in termini di realizzazione personale. Lo scopo della nascita dell'associazione è quello di creare informazione intorno all'argomento, mobilitando delle risorse in campo medico, quindi coinvolgendo medici che si sono prestati fino ad oggi per darci qualche risposta, attraverso conoscenze che speriamo di poter attingere dalla loro esperienza e dall'esperienza di colleghi che hanno all'estero. L'obiettivo è quello di generare una circolazione di informazioni sempre più specifiche sulla questione che ci riguarda, allo scopo di individuare una strategia di intervento. Questo si materializza attraverso attività anche legate a creazione di borse di studio, piuttosto che finanziamenti da parte nostra di attività universitarie o legate all'ambito ospedaliero. Sono una serie di attività che stiamo cercando di mettere in atto allo scopo di generare conoscenza e quindi capire in quale direzione muoverci per la crescita di Orlando e la promozione del suo sviluppo. L'obiettivo è anche quello di non caricare di troppa responsabilità il fratello più grande, che oggi ha solo 8 anni, ma nel tempo potrebbe sentirsi responsabile di una cosa della quale non è responsabile, che è la crescita e lo sviluppo di suo fratello. In questa ottica stiamo anche cercando, attraverso prima la realizzazione di una ricerca e poi la messa in atto di alcuni aspetti che sono quelli legati allo sviluppo delle autonomie di Orlando, di capire quale possa essere la caratterizzazione di una struttura ad hoc nella quale Orlando possa crescere, diciamo, in modo protetto, perché oggi nella società in cui viviamo non riscontriamo queste caratteristiche in nessuna delle istituzioni che lo potrebbe accogliere, dalla scuola a istituti più o meno specializzati che potrebbero darci una mano in questo percorso. Quindi abbiamo realizzato un sito, stiamo realizzando un sito nel quale mettiamo insieme tutte le idee che in questi 4 anni di vita di Orlando abbiamo maturato. In questo sito ci sono dei riferimenti agli argomenti che ho citato prima e ci sono materializzate le nostre idee. In particolare il comitato scientifico, che è un argomento cruciale per noi, è quello che in questi primi anni ci darà la possibilità di capire qual è la direzione che dovremo seguire per dare una risposta a tante domande che oggi non hanno una risposta. La preoccupazione più grande che abbiamo è chiaramente il raggiungimento delle autonomie di Orlando. Quindi tutti gli sforzi che stiamo facendo sono orientati a capire quali possono essere gli interventi più mirati e più concreti che dovremo mettere in opera. Al fine anche di essere sintetico e esplicito su quello che vogliamo fare, illustro un po' il contenuto del sito che stiamo preparando.
C'è una prima parte in cui viene illustrato il progetto partendo da chi siamo, e quindi che cos'è l'associazione di volontariato. Questa che vedete rappresentata sotto è la mia famiglia e Orlando è il bambino più piccolo al centro. Sebastiano è questo che ride e mia moglie e io siamo qua insieme per cercare di dare una risposta a una cosa che ci è capitata. In realtà questa cosa per noi è estremamente pesante, ma il nostro primo figlio ne ha dato una lettura assolutamente sintetica, e in occasione di uno dei tanti appuntamenti in cui siamo andati a prendere a scuola Orlando, Sebastiano, un amico di Sebastiano gli ha chiesto come mai suo fratellino più piccolo ancora non camminava, non parlava, non seguiva lo sguardo, eccetera. Sebastiano gli ha risposto semplicemente: ti ho già detto che mio fratello sta crescendo più lentamente perché è la natura che vuole così. In questa risposta, che è stata una grande fonte di ispirazione per noi, un grande insegnamento, abbiamo capito che intorno alla famiglia noi dobbiamo creare qualcosa per dare una possibilità a Orlando di vivere serenamente una situazione semplicemente di un altro colore rispetto a quella che ha suo fratello. Quindi l'idea di fare questa associazione, di creare questa informazione, di realizzare un progetto come questo è nata proprio da un'esigenza di tipo familiare. Quindi chi siamo? Siamo noi. Qual è la patologia? In realtà è una cosa che non abbiamo ancora capito, quindi la patologia è una patologia che ha una caratterizzazione di tipo genetico, una delezione, una mancanza di una trascrizione di un pezzettino di DNA, però è una cosa estremamente difficile da capire. Anche i medici che ci stanno seguendo non hanno ancora capito in che direzione andare, e quindi anche quando riuscissimo a dargli un nome, questo non è il nostro obiettivo. Il nostro obiettivo è cercare di capire cosa fare per superare questa difficoltà e riuscire a vivere la vita in modo degno. Quindi qua illustriamo la patologia, diamo un connotato, diciamo, scientifico, che però è fine a se stesso per le nostre necessità. Cosa facciamo invece è la cosa che ci interessa di più. Quindi quali sono le finalità dell'associazione? Le finalità sono chiaramente legate al raggiungimento del benessere di nostro figlio, ma per il percorso che abbiamo fatto fino qua anche alla necessità di dare una risposta a chi come noi può avere trovato un problema, può avere incontrato una difficoltà nella sua vita e può averla ritenuta per qualche momento insormontabile. È bastata una frase di suo fratello, del fratello più grande, per farci capire che è la natura, e per questo dobbiamo cercare di trovare qualcosa in più da dare a Orlando per rimetterlo in linea con le attese che tutti noi abbiamo di viverlo in modo completo. Quindi le finalità dell'associazione sono di creare informazione, dare uno strumento di supporto anche ad altre famiglie che hanno bambini con patologie affini, non per fare una questione di razzismo, ma solo perché la nostra esperienza è legata ad una necessità di Orlando e non possiamo rispondere alle esigenze di tutti. L'obiettivo attraverso il comitato scientifico è quello di capire meglio che cos'ha Orlando e poi, una volta capito, se riusciremo, un obiettivo secondario ma molto importante è quello di dargli qualcosa intorno nel quale lui possa essere a casa sua, protetto, e che non metta in condizione il suo fratello più grande di dover pensare al fratello più piccolo in modo pressante. Poi ci penserà il suo fratello e gli vuole bene, ma non deve diventare un problema. Questo è un po' quello che abbiamo pensato di fare. La raccolta fondi è un aspetto, non è oggi principale, perché fortunatamente lavoriamo io e mia moglie, quindi non siamo
indigenti, ma sicuramente se gli obiettivi che ci vogliamo prefiggere sono importanti anche da un punto di vista economico, avremo bisogno del sostegno di tante persone. Oggi l'obiettivo principale per noi è capire meglio Orlando. Grazie.